Dal campo al guardaroba c'è un'intera filiera da scoprire. E benvenuti per parlarne qui su Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube, dove parliamo di calcoli, di matematica, di parametri che si possono modificare per far rendere al meglio i nostri raccolti, i nostri allevamenti e le nostre produzioni. E oggi siamo qui in un bel campo di cotone, con davanti una raccoglitrice di cotone, per parlare appunto della filiera del cotone che ci porta fino alla costruzione degli abiti. Questo è una catena produttiva di secondo livello, ovvero che il cotone non viene trasformato subito in abiti, il cotone va portato in una filanda che produce del tessuto e poi in una sartoria, che è appunto la produzione di secondo livello, che produrrà i famosi abiti. Il tema è: conviene o non conviene, o quando conviene, come ci siamo già abituati a vedere su questo canale. Spesso non è un tema di se, ma è un tema di quando, oppure un tema di come. E proviamo a vederlo anche sul cotone, che è una produzione affascinante, tanto più che poi qui siamo in una mappa americana e quindi ci sta anche particolarmente bene. Io in Farming Simulator 22 non l'ho mai fatto il cotone e quindi è stato un gioco divertente da fare. Ecco, quella che vedete qui è una balla di cotone, una cosa enorme che esce dalla raccoglitrice ovviamente, e sono 20.000 litri, quindi una balla è abbastanza grossotta, un peso di circa 4 tonnellate. Per tirarla su c'è un mezzo apposta, ma lo vedremo più avanti. Allora, partiamo dalla parte finale di questa catena produttiva, no? Di questa filiera. Partiamo dagli abiti, ovvero dalla sartoria, perché ci sono un po' di considerazioni interessanti da fare subito. Allora, la sartoria come funziona? La sartoria è un edificio, ci possiamo anche andare, dovrebbe essere qua, togliamo il tableau, eccoci. Allora, la sartoria dovrebbe essere questa, no, qui c'è il mio veicolo, quindi sì, è qui, visita. Ecco, questa è la sartoria nella mappa americana, Working Buttons, molto carino sia come logo che come insegna che come stabile. Qui dentro, dove non si può entrare, si confezionano vestiti. Di fianco, eccolo qua, infatti qui avevo portato un po' di materiale, c'è lo scarico del tessuto. E qui si può prendere il controllo della sartoria, che costa 240.000. Questa l'ho già comprata, quindi non propone la scelta, costa 240.000 euro. Vediamo la scheda, eccola qui, 240.000 euro. La sartoria si può anche noleggiare, con la mod noleggi i punti di produzione e viene a 657 euro. Questa cifra è ridicola. Io, se avete visto un video precedente dove modificavo la mod di noleggio dei punti di produzione, ho impostato che il valore minimo sia un 1.500 euro al giorno per questa mod, per questo punto di produzione. Come funziona la sartoria? La sartoria ha interessanti dei valori molto molto alti, cioè lei prende ogni mese in input 9.600 unità di tessuto per poi rilasciare 4.800 abiti, il che vuol dire portarsi a casa, al valore massimo degli abiti, che è di oltre 30.000 euro, un ricavo di 160.000 euro ogni mese. Chiaramente non vendo tutti i mesi, li tengo da parte, aspetto che il prezzo sia a livello massimo, poi vendo tutto insieme, mediamente fa 160.000 euro al mese. Sicuramente un guadagno molto interessante, no? per Farming Simulator, però bisogna buttarci dentro 9.600 unità di tessuto. Come lo facciamo il tessuto? Il tessuto lo facciamo con la filanda. La filanda è un altro punto di produzione che è dall'altra parte della mappa, molto convenientemente, eccola qua se non mi sbaglio, eccolo. Questa è la filanda, che è più un'industria, più che un punto vendita come può essere la sartoria. Infatti vedete è configurata proprio come un'industria, e qui c'ho il punto in cui mi esce il tessuto e qua c'ho il punto in cui invece vado a depositare il mio cotone o la mia lana, perché la filanda lavora, vediamola qua, lavora sia con il cotone che con la lana, con due cicli diversi, 2400 per il cotone e 1440 per la lana. Questo è importante, lo vedremo fra un attimo. Ecco, della filanda cos'è che possiamo dire? Costa meno della sartoria, 180.000 euro, quindi anche il noleggio è più basso,
tranne che nella versione modificata della mod noleggio punti di produzione che ho modificato io, è il minimo, quindi è 1.500 e uno spende 1.500. Cosa ci dà come output? Ci dà il tessuto per 7.200 prodotto dal cotone e 2.400 prodotto dalla lana, perché appunto che posso fare entrambe le produzioni. Quindi andrebbe bene, no? Perché se io devo, per alimentare la sartoria, dargli in input 9.600 unità di tessuto, è esattamente quello che potrei fare lavorando cotone e lana, però è impossibile perché lavorando insieme queste due produzioni si dimezzano i cicli, quindi comunque la produzione è più bassa. Però comunque mi ci avvicino molto con questo tessuto da cotone, che sono 7.200 unità ogni mese, che possono quindi alimentare la mia sartoria quasi a pieno regime. Il problema però è che per fare queste 7.200 unità di tessuto che deriva dal cotone, quindi questa produzione qua, mi servono in input 21.600 unità di cotone ogni mese. E questo è un po' complicato perché, come abbiamo visto prima, questo è un campo da 5 ettari e mezzo che ha fatto circa 55.000 litri di cotone. Quindi vuol dire che è un campo già così grande, questo è il 77 nella mappa di Riverbend Springs, lo vediamo qua, siamo qua giù, questo campo qua è tutto cotone adesso che ho preso e coltivato, e tiro fuori soltanto 55.000 litri che mi bastano per 2 mesi e mezzo di filanda, no? E poi il resto dell'anno la filanda che cosa fa? Trovare 21.600 litri di cotone è molto 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 complicato, perché il cotone, qui ho provato a fare anche una scheda, ha una resa di circa 10.000 litri per ettaro, questo già con la bonus alla resa del 100%. Quindi campo super preparato, fertilizzato con la calce viva, arato se serviva ararlo, tolte le erbacce, il rullo, insomma tutto insieme, fertilizzato ovviamente 2 volte, il più 100% di produzione, che però mi fa comunque 10.000 litri per ogni ettaro. Il che vuol dire che se io dovessi dare alla sartoria 21.000 litri, alla filanda, 21.000 litri di cotone ogni mese, dovrei avere, visto che la raccolta si fa una volta l'anno, circa 22 ettari di cotone. Vuol dire avere tutti i campi qua giù bassi e coltivarli tutti a cotone. E quando è periodo di raccolta farsi un bel giro con la raccoglitrice. E chiaramente questo è un po' difficile da fare, no? Come costi in realtà non è neanche granché, non è neanche tanto, perché i semi e il fertilizzante costano circa 800 euro all'ettaro, come in tutte le produzioni più o meno, quindi non è rilevante. La raccoglitrice costa cara, 485.000 euro, però si può noleggiare con 25.000 euro al mese e il periodo della raccolta è abbastanza limitato, quindi è buono quello. Servirà poi un raccogliballe, che serve appunto a tirare su queste balle che altrimenti non si spostano con i normali strumenti, però costa solo 26.000 euro, un 1.300 euro di noleggio, tutto sommato si può anche fare. Il problema è che a questo punto dobbiamo scegliere come alimentare, no, la nostra filiera per cercare di sfruttarla al massimo e produrre quindi il maggior numero di abiti, che è quello che poi ci darà la gran parte dei denari. Una prima scelta è quella, la accennavo adesso, della produzione industriale, per cui io cerco di riempire al massimo la mia filanda in modo che mi produca il massimo del tessuto che vada poi in sartoria per produrmi il numero massimo di abiti. Questo si può fare con 22 ettari di terreno coltivati a cotone, che quindi mi lascia cotone per tutto l'anno in modo che la filanda sia sempre occupata. Questo vuol dire che ogni mese la filanda mi tira fuori 7.200 unità che vanno in sartoria e da lì scappano fuori quegli abiti che mi producono un ricavo mensile di circa 120.000 euro, che vuol dire in fondo all'anno portare a casa 1,4 milioni di euro. Ho dei costi se volessi comprare i mezzi, che sono 510.000 euro, che comprendono anche i costi, o meglio, comprendono soltanto i costi della filanda e della sartoria. Se devo comprarli 180.000, 240 l'altro pezzo, la filanda e la sartoria. E poi dei costi variabili di 20.000 euro, che però non sono altro che i fertilizzanti e i semi che mi servono per lavorare 22 ettari di cotone. Questa però è una cosa enorme, non credo abbia un granché senso, fa sicuramente guadagnare un sacco di soldi, perché appunto i mezzi li noleggio,
Il cotone si pianta con una normale piantatrice, non serve un mezzo particolare, solo per raccoglierlo serve questo attrezzo qua, la raccogli cotone, che costa cara ma è noleggiabile, con 30.000 euro si porta a casa tutto e francamente, visto il ricavo che ne facciamo, perché poi il cotone che tiriamo su con questa servirà per tutto l'anno, quindi francamente è assolutamente una cultura che vale, però ci vogliono 22 ettari. Ho pensato anche a un'altra soluzione, no? Io potrei provare a fare una specie di colpo mensile, per cui mi prendo un mio campo, come può essere questo, che sono 5 ettari, ma anche un campo più piccolo, che mi produca il cotone sufficiente per riempire un mese la filanda. Quindi vuol dire un campo da circa 2,2-2,5 ettari, in modo che da lì mi esca il cotone sufficiente che mi riempie la filanda, che noleggio per un mese. Qui ho messo il costo della mia mod modificata, ma con la mod normale noleggio punti di produzione costerebbe ancora meno. A quel punto in sartoria mi va il massimo che la filanda può produrre, mi manda via 7.200 unità di tessuto per quella botta lì, no? Gli ho buttato dentro un sacco di cotone, in un mese me lo lavora, mi escono 7.200 unità di tessuto, vanno in sartoria, anche quella la prendo a noleggio, di nuovo 1.500 euro, mi escono fuori quindi nel mese stesso 3.600 abiti che valgono 120.000 euro. Quindi diciamo io in un mese di lavoro ho preso un campo, l'ho coltivato, il cotone è cresciuto, lo tiro su noleggiando i mezzi, 26.000 euro di noleggi, 3.000 euro di costo di produzione, quindi qui di nuovo semi e fertilizzante, quindi ho speso circa 30.000 euro di costi, messo che il campo di averlo già ovviamente, quello non lo consideriamo nei costi. Ho speso questi 30.000 euro, mi raccolgo il mio cotone, lo mando in filanda che ho noleggiato a 1.500 euro, la filanda il mese dopo me lo spedisce in sartoria che ho noleggiato a 1.500 euro, quindi 3.000 euro in tutto, e mi porta a casa 120.000 euro. Puliti, facile, investimento iniziale veramente molto basso, però è chiaro che anche il ricavo, sono quel mese lì faccio 120.000 euro, il mese in cui lavoro il cotone che ho raccolto. Una soluzione potrebbe essere comprare un campo che è già seminato a cotone, quando è vicino alla maturazione lo compriamo, lo andiamo subito a lavorare e praticamente dopo 2 mesi ci troviamo 120.000 euro in tasca e ci siamo divertiti a fare un po' di tessuto e un po' di cotone. Ho preso in esame anche un'altra ipotesi, oltre a questa, che è quella di usare la produzione piccola, cioè se noi non siamo in grado di produrre così tanto cotone da soddisfare le capacità di lavoro della sartoria grande, proviamo a prendere una sartoria piccola. Però qui, per quanto funzioni, non è che ci stiamo molto, perché devo maxare una filanda piccola, quindi mi basta un campo piccolo a 2 ettari, la filanda manderà tutto in sartoria, la sartoria uscirà 360 abiti ogni mese e ricaverò alla fine 144.000 euro l'anno. Francamente preferisco a quel punto fare il sistema di prima, cioè lavorare con le produzioni grandi ma noleggiate, che comunque mi fanno guadagnare esattamente la stessa cifra e ci lavoro meno. C'è un'altra ipotesi ancora che non poteva mancare, che sono le pecore, perché i miei abiti li posso fare anche senza cotone, ma li posso fare con la lana, e le pecore sono molto più facili da gestire. Ecco, qui ci siamo spostati in una stalla che ho messo su alla bisogna per fare le prove. Praticamente le pecore producono tantissima lana. Questa è una stalla la più grande che si può mettere, 94.000 euro, 97.000 euro, ci ho messo dentro 70 pecore adulte che mi sono costate 35.000 euro. Ecco, ogni pecora produce 60 litri di lana e si mangia 50 litri di cibo. Siccome il cibo è solo e soltanto fieno, che non costa niente, poi ce lo possiamo anche autoprodurre, il costo di mantenimento delle pecore praticamente non esiste, sono 700 euro al mese, e la lana ne fanno 4.200 unità al mese quando sono a pieno regime. Arriveranno dopo qualche mese a pieno regime, ma abbastanza presto. Cosa vuol dire? Vuol dire che io poi posso caricarmi tutta questa lana, 4.200 unità, e mandarla in filanda, e la filanda si satura perché la filanda può giusto accettare 4.200 litri di lana al mese, quindi più di questa non può lavorarne. Quindi le mie 70 pecore mi saturano la capacità della filanda. A quel punto mi escono 1.400 unità di tessuto,
1400 unità di tessuto sono poche per la sartoria grande, perché la sartoria grande ne accetterebbe ben 9000, quindi stiamo sottoutilizzando la sartoria grande, no? A quel punto ho pensato, prendiamoci una sartoria piccola, quindi la filanda grande, che mi lavora le mie 4200 unità di lana e mi produce le mie 1400 unità di tessuto. Poi questo lo passiamo a una sartoria piccola che accetta in input massimo 960 unità di tessuto al mese, qui stiamo parlando di cifre mensili, però io posso vendere il tessuto che mi rimane, il tessuto è pagato bene, quindi solo dal tessuto in eccesso guadagno 85.000 euro. Invece col tessuto che finisce nella sartoria piccola mi escono 480 abiti al mese che mi valgono 190.000 euro all'anno. Quindi io in fondo all'anno mi porto a casa quei 300.000 euro di ricavo, tutto sommato con costi irrisori, perché mi sono comprato la filanda grande 180.000 euro, la sartoria piccola 36.000 euro, la stalla 97.000 euro, le pecore 35.000 euro e poi devo nutrire le pecore ogni mese per 700 euro e basta, non devo fare altro, non ho altri costi di manutenzione e mi porto a casa appunto quei 300.000 euro all'anno, che il primo anno mi serve a coprirmi i costi, direi anche in maniera abbastanza tranquilla, più o meno il primo anno vado in pari e poi da lì ogni anno ho 300.000 euro che mi arrivano in più sul conto e tutto sommato la gestione delle pecore è anche abbastanza carina da fare. Quindi a questo punto chiaramente la soluzione non può essere le pecore, no? Però consideriamole sempre le pecore, le capre, per il latte l'abbiamo anche visto a confronto con le bufale, sono assolutamente l'animale che conviene di più in questa fase. In Farming Simulator costano pochissimo dar loro da mangiare e producono un sacco di latte e un sacco di lana e ci possono far guadagnare quindi davvero bene già dal secondo anno. Il primo anno copre i costi e poi dal secondo anno in poi è tutto un guadagno anche importante. Però qui vogliamo parlare di cotone e quindi quale può essere la soluzione da fare. Quello che proverò a fare io, visto che la soluzione industriale che mi sfrutta al massimo la sartoria e la filanda non mi piace, è quello di fare innanzitutto una produzione mensile, per cui il mese di raccolta del cotone mi comprerò un campo a cotone, lo lavorerò e lo porterò in sartoria in filanda noleggiata per portarmi a casa quei 100.000 euro di guadagno netto e comunque provare anche questa produzione nella mia partita standard. L'altra cosa che si potrebbe pensare di fare, su cui non ho una tabella ma potrebbe essere interessante, è fare un mix delle due, per cui potrei prendere anche meno pecore e unire sia le pecore che il cotone nella filanda, che quindi mi lavora un po' di uno e un po' dell'altro, però in questo modo non sto sfruttando al massimo la filanda, perché lavorando due materiali in contemporanea la filanda dimezzerà i cicli e quindi produrrò paradossalmente meno che non dedicare la filanda soltanto al cotone. Però abbiamo visto, dedicare la filanda soltanto al cotone non è possibile perché non riusciamo a produrre così tanto cotone, per me è impossibile fare 22 ettari di cotone, quindi mischiarlo con la lana c'è tutto l'anno, arriva sempre, quindi posso accumularla costantemente, anzi con 70 pecore bisogna anche stare attenti perché lo spazio di scarico si riempie in un mese e mezzo, quindi praticamente ogni mese dobbiamo venire qui e trasferire i pallet dallo spazio di scarico della stalla su un pancale per poterle poi portare in filanda. Però dicevo, fare entrambe le cose, quindi avere un campo bello grande di cotone che mi produca quanto più cotone possibile, tipo il 77 che mi fa circa 55.000 litri di cotone che mi bastano per 2 mesi e mezzo. Nel frattempo abbiamo anche le pecore che producono lana, in modo che la filanda sia sempre a ritmo continuo per sfornare tessuto, per poi andare in sartoria e fare un sacco di abiti. Gli abiti sono molto pagati. Però questo mix va un po' studiato meglio, probabilmente basterebbe anche una stalla con 20 pecore, perché altrimenti poi la lana andrebbe in sovrannumero, quindi non servirebbe, sarebbe non dico da buttare via perché poi si vende, però diciamo non verrebbe assorbita dalla filanda. Fermo restando che per come è studiato il gioco, l'abbiamo visto adesso, è un po' incoerente, perché la filanda può produrre massimo 7.200 unità di cotone oppure 2.400 unità di lana, ma insieme
produce meno della somma, no? Perché appunto si è detto prima dimezza i cicli, mentre la sartoria accetta in input 9600 unità di tessuto che però fisicamente non si possono produrre, se non chiaramente facendo 2 filande. Questo apre un altro discorso, perché io posso mettere 2 filande, la filanda del gioco e una filanda posizionabile, e quindi produrre anche soltanto con la lana 2400 unità da una filanda, altro 2400 unità da un'altra filanda, e a quel punto sfornare tantissimi abiti e guadagnare un sacco di soldi. Anche avere un doppio allevamento di pecore che serve 2 filande diverse, quindi un allevamento di pecore uno accanto all'altro, che serve 2 filande diverse una accanto all'altra, e poi basta avere una sartoria che mi lavora il tessuto che arriva dalle 2 filande e si fanno un sacco di soldi. Però da capo qui stiamo parlando di quanto sono belle le pecore e le capre, lo sono, quindi ogni video mi torna fuori questa mia mania. Però per quanto riguarda il cotone, se vogliamo divertirci a far cotone lo possiamo fare in maniera industriale, è un po' uno sbatti, però prendendosi un bel campo bello grande, lavorandolo anche soltanto un mese, recuperiamo abbondantemente i soldi che spendiamo e guadagniamo anche parecchio. Questo a condizione di noleggiare i mezzi per lavorarlo, ovviamente, perché servono un mese per poco tempo anche, è tutta una lavorazione abbastanza veloce, e noleggiare i punti di produzione, che è una mod esterna che va installata, che si chiama appunto Production Point Leasing, se non ricordo male, assolutamente realistica, perché in un caso come questo, dove ho un carico di cotone da mettere in un... è ovvio che affitterei una fabbrica, no? Non è che me la comprerei, e quindi è del tutto naturale, ma questo discorso l'abbiamo già fatto quando abbiamo parlato della mod, perché altrimenti, senza utilizzare le mod di noleggio, l'unica soluzione è quella delle pecore, perché altrimenti il costo dell'acquisto della filanda e della sartoria sarebbe ripagabile, ma dovremmo riuscire a produrre un sacco di cotone, e francamente di fare un quarto della mappa tutta a cotone non credo nessuno abbia voglia. Allora, ci siamo detti tutto per questo video, spero che vi sia interessato, che abbiate trovato degli spunti per lavorare un po' anche il cotone, che alla fine è una produzione interessante di Farming Simulator 25, ma lo era anche dei Farming Simulator passati. Se avete dei commenti, se ho fatto degli errori, se avete altre soluzioni, indicatemele appunto nello spazio dei commenti, e noi ci vediamo in un prossimo video.